Ciao a tutti, faccio questo video che non parlerà di una patologia, ma parlerà fondamentalmente di come viaggiare in modalità sicura col proprio cane e col proprio gatto e anche ridurre chiaramente lo stress per il proprio cane e il proprio gatto. Se siete interessati a questa tipologia di video e se siete interessati a supportare questo canale, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di mettere mi piace al video e in caso abbiate delle curiosità lasciate un commento e sarò ben felice di rispondervi. Allora, cominciamo a differenziare chiaramente cane e gatto. Partiamo dal gatto, che di solito viene lasciato sempre come secondo. Partiamo dal gatto. Come viaggiare in modo sicuro col proprio gatto e chiaramente evitare più possibile lo stress al gatto. Sapete che il gatto non ama troppo essere trasportato, esistono gatti che invece sono in grado di accettare questi trasferimenti. Di solito è molto nell'indole del gatto, il gatto tendenzialmente di razza è più abituato rispetto al gatto chiaramente selvatico, oppure un gatto che è nato all'esterno. Poi sicuramente abituarlo fin da piccolo ai viaggi aiuta, nel senso che se siete persone che viaggiate spesso sicuramente è più facile che il gatto si abitua che se viaggiate una volta all'anno, perché il gatto chiaramente troverà in casa vostra la sua comfort zone. Quindi per il gatto tendenzialmente il viaggio è comunque uno stress. E come possiamo fare in modo che il gatto viaggi in sicurezza e con meno stress? Allora, prima e anche per voi, perché sapete che il gatto quando si agita chiaramente comincia a miagolare. Fare un viaggio anche di ore con un gatto che miagola chiaramente è un po' stressante anche per chi guida fondamentalmente. Allora, prima di tutto il gatto deve stare nel trasportino. Io spero che questa sia una cosa abbastanza logica, però esistono ancora persone che non viaggiano col gatto nel trasportino, ma negli scatoloni, in cose. Prendetevi un bel trasportino. Io consiglio quelli che si aprono da sopra, perché così preferisco quelli piuttosto che quelli che non riuscite ad aprire da sopra. E io di solito come viaggio con i gatti? Fondamentalmente io di solito li metto ai piedi del sedile posteriore e di solito faccio in modo che il sedile anteriore chiuda poi bene lo spazio morto, in modo tale che durante il viaggio non ci sia un movimento. Questo permette, che di solito sta su un piano, cioè non sta su un piano inclinato, e in più evitate che possa muoversi il trasportino. Poi di solito consiglio di coprirlo, ovviamente lasciategli 2 dita, però di coprirlo, perché il gatto ama più essere protetto, nascosto, in modo tale che questo riduce un attimo lo stress. Evitate all'interno del trasportino di mettere cibo, acqua, perché in quel momento lì il gatto non è che gli piace bere, mangiare, piuttosto ragionate di farlo mangiare prima, qualche ora prima dei viaggi, magari non esagerate, però fondamentalmente dentro no, perché poi si muove, si sporca tutto, si bagna tutto e questo non va bene. Altra cosa che chiaramente io consiglio di fare è quella, sempre nel trasportino, di mettere la traversina assorbente, quella che usate per i cani, quella la dovete mettere sempre nei gatti, perché chiaramente magari il gatto non è andato a fare la pipì prima e magari fate un viaggio relativamente lungo, chiaramente questo fa sì che il gatto urini, perché se poi non la trattiene lui urina e quindi si bagna tutto. Questo è molto anche importante quando portate dal veterinario, perché può capitare che dovete fare la vaccinazione, non mettete questo, arriva il gatto tutto bagnato di urina. Non è bello, uno, passi mezz'ora a pulire il gatto dalla pipì, e quindi invece se voi mettete una bella traversina il gatto chiaramente starà bello tranquillo, e se urina, l'urina viene assorbita dalla traversina. Queste diciamo sono le indicazioni che io mi sento di dare sui gatti. Metterli nel baule, anche se il baule è aperto, è un po' più complesso fissarli bene,
In più, se fate un viaggio lungo, in realtà voi siete, magari uno è dietro con il gatto e quindi lo può comunque far sentire la sua presenza. Dietro rimane un po' troppo chiuso, secondo me, e più secondo me balla un po' troppo il gatto. Poi magari venite anche tamponate da dietro, cioè dobbiamo un attimo capire la situazione. È chiaro che in un grave incidente va sempre un po' a fortuna, però tendenzialmente questa è la scelta che io preferisco, cioè dove mettiamo i piedi sul sedile, sul posteriore, e con il sedile anteriore chiudiamo lo spazio morto in modo tale che il trasportino non balli. Non mi piace sul sedile posteriore con la cintura, perché tendenzialmente comunque non riesci quasi mai ad avere un piano, cioè sempre un piano inclinato, però anche quella può essere una soluzione. Con la cintura chiudete, però dovete cercare fondamentalmente di mettere un piano fondamentalmente, in modo tale che non faccia il viaggio così, al contrario. Questo diciamo sul gatto. Partiamo invece sul cane. Sul cane abbiamo tantissime alternative anche in base alla taglia, però cercherò fondamentalmente di cercare di spiegarvi quello che preferisco io fondamentalmente. Allora, anche lì il cane deve viaggiare sempre protetto, quindi non deve essere mai libero nell'abitacolo, perché in caso di incidente può essere un pericolo per voi e per lui, e quindi nella maggior parte dei casi consiglio comunque di abituare i cani all'interno di trasportini, che possono essere più o meno grandi in base alla taglia del cane, però fondamentalmente dovete metterli nel trasportino. Non viaggiate col cane in moto. Invece quindi il trasportino dove può stare? Può stare sia chiaramente nell'abitacolo oppure nel baule, in base chiaramente alla taglia. Di solito cane di taglia grande mettiamo nel baule, cane di taglia piccola lo mettiamo nel sedile posteriore, li mettiamo la cintura in modo tale che non ballonfi. Se il cane è piccolino puoi metterlo anche banalmente dove mettiamo il gatto, cioè ai piedi del sedile posteriore, però tendenzialmente il cane è più un animale che è più facile da gestire durante il viaggio, accarezzare tutto, quindi mettetevelo vicino sul sedile posteriore, cintura che chiude bene, che blocca il trasportino, e mettete qualcosa in modo tale che il cane non viaggia su un piano inclinato. Anche lì mettere dentro cibo, acqua, io lo sconsiglio, perché secondo me anche in quelle cose lì, muovendosi la macchina, l'acqua esce, si bagna tutto e si può sporcare. Piuttosto col cane ci si ferma ogni tanto e gli si fa fare magari una bevuta, uno spuntino che ovviamente è necessario. Invece dietro abbiamo la possibilità sia di mettere chiaramente il trasportino, sia di mettere la classica rete, che evita fondamentalmente di... Cos'è meglio? Allora, io sono dell'idea che ovviamente dipende dalla taglia del cane. Ci sono dei cani che sono di taglia gigante e quindi non ci staranno mai nessun trasportino, e lì l'unica è la rete, però nella maggior parte dei casi consiglio comunque il trasportino, perché dà una sicurezza, un ambiente. Io consiglio sempre di abituare i cani al kennel, in modo tale che quando poi lo dovete usare non lo vedano come una cosa strana, ma anzi dicono: ah, bella la mia cuccettina, e fanno il loro viaggio bello tranquillo con magari il loro bel materassino, e si fanno una bella dormita mentre voi viaggiate. Però cani grossi chiaramente non ci stanno in nessun tipo di gabbia, allora li lasciate chiaramente con la loro rete e gli create un ambiente sempre confortevole, con un bel materassino, in modo tale che possano chiaramente viaggiare tranquilli. Col cane, mi raccomando, fermatevi ogni tanto, fagli fare qualche passeggiata e magari bere un goccino d'acqua, soprattutto se fate viaggi lunghi. Per i cani alcuni dicono: come facciamo a evitargli il discorso del vomito? Allora lì esistono dei farmaci, e quindi chiedete al vostro medico veterinario in quel caso, che ovviamente soprattutto per i viaggi lunghi sono molto molto utili. Se un cane soffre tantissimo la macchina, non fate mai un viaggio lungo senza dare un farmaco che blocca chiaramente la cinetosi da viaggio. Se il viaggio è breve chiaramente e anche frequente, è chiaro che non possiamo dargli il farmaco tutti i giorni. Se invece il viaggio è breve ma infrequente, nei cani è un po' difficile questo, però se uno magari
porta il cane una volta all'anno in macchina, perché poi in realtà raggiunge sempre tutto a piedi, in quel caso lì, se anche devi fare un viaggio di mezz'ora ma lo fai una volta all'anno, gli puoi dare chiaramente il farmaco per ridurre questo problema. Però ricordatevi sempre di non fare viaggi lunghi senza farmaco, perché potenzialmente può essere un viaggio da incubo, nel senso che il cane magari comincia a stare male, comincia a vomitare e dovete magari fermarvi a metà strada, portarlo in clinica a bloccargli il vomito, perché ricordo che purtroppo i cani che soffrono di cinetosi da viaggio veramente vomitano e continuano a vomitare. Voi magari dovete fare un viaggio da 8 ore e vi vomita dopo 2 ore, avete 6 ore in cui il cane continuerà ad avere malessere e vomitare. Mi raccomando, non lasciate liberi i cani nell'abitacolo. Se dovete accarezzare, aprite il trasportino e lo accarezzate da dentro il trasportino, in modo tale che non sia un pericolo, soprattutto sia per lui ma anche per voi, perché ricordatevi che se in caso di frenata brusca il cane ovviamente non lo sa, non è che si attacca come fate voi e avete la cintura, vola e può colpire quelli davanti e può ovviamente colpire il vetro e farsi molto male. Quindi mi raccomando, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video.